La marmellata di peperoni è la compagna perfetta per questo bellissimo pecorino toscano e se hai provato sai di cosa parlo. Delle varie marmellate da formaggio, quella di peperoni è quella che ci piace di più ed è anche molto facile da fare a casa, senza spendere una fortuna per i microscopici barattolini che si trovano in commercio. Vediamo come si prepara. Ho comprato questi bellissimi peperoni rossi al mercato. Naturalmente per la marmellata di peperoni è bene che siano rossi, fa molta più figura. Ricordati di pesarli prima di procedere con ogni altra operazione. Inizia con lavare i peperoni sotto acqua corrente. Una volta lavati bisogna tagliarli a quadratini. A volte faccio così, taglio prima le falde, poi levo il cappello, diciamo il peperone, levo la parte bianca, ripulisco il cappello dalla parte mangiabile, poi taglio a striscioline, quadratini e via. Un altro sistema è levare prima la parte del picciolo, sfilarla insieme ai semi, poi tagliare a falde, levare ancora la parte bianca, poi tagliare a striscioline, poi a quadratini e mettere tutto quanto in pentola. E uno per volta ripeti questa operazione per tutti i peperoni. Adesso ricordati il peso dei peperoni, devi aggiungere 200 g di zucchero e 50 ml di aceto per ogni chilo di peperoni che avevi pesato in precedenza e anche un pizzico di sale per ogni chilo. Bene, mescolo tutto quanto e poi metto sul fuoco. Sulla fiamma metto uno spargifiamma in maniera da diffondere meglio il calore. Quando la marmellata inizia a bollire, mescolo ogni tanto e lascio bollire per circa 40 minuti. Ho lasciato la marmellata raffreddare fuori dal fuoco. Come vedi è abbastanza liquida e i peperoni sono a pezzi grossi. Questo liquido ci aiuta a frullarla. Con il frullatore a immersione frullo tutto quanto in maniera abbastanza accurata, ma senza esagerare, qualche pezzettino può rimanere e non ci sta per niente male. Adesso rimettiamo la marmellata sul fuoco, sempre con lo spargifiamma, e lasciamo ritirare. Via via che fa della schiuma è bene levarla, in questa maniera. Ecco qua, a questo punto mi sembra che la consistenza sia giusta, raffreddandosi diventerà ancora più compatta. Qui vediamo di quanto è calata la marmellata durante la cottura e questa consistenza mi sembra assolutamente perfetta. È il momento di imbarattolare. Daniela imbarattola la marmellata di peperoni, utilizziamo dei barattoli un po' più piccoli di quelli che si utilizza per la marmellata, perché ovviamente se ne usano quantità più modeste per volta. Una volta che i barattoli sono stati preparati, mettiamo il tappo per la sterilizzazione e quindi procediamo alla sterilizzazione. Daniela inserisce ciascun barattolo in un vecchio calzino di cotone di quelli sportivi. Poi riempie una pentola con l'acqua fredda e sistema i barattoli della marmellata sul fondo della pentola in maniera che non si muovano e che non sbatacchino l'uno con l'altro. Il calzino li protegge ed evita che il vetro possa rompersi battendo l'uno con l'altro. Una volta che bolle, aspettate 15 minuti, lasciate raffreddare e la marmellata di peperoni è pronta. Ed eccola qua, la nostra marmellata di peperoni. Questo magnifico pecorino toscano è buono, ma con sopra un pochino di marmellata di peperoni diventa ancora più buono. Devi assolutamente provarlo. Hai già provato a mangiare un formaggio stagionato o semistagionato con miele o marmellata? Ti è piaciuto? Scrivilo nei commenti. E se cerchi un'altra idea per un antipasto rustico ma gustoso, perché non provare le ringhe marinate? Qui trovi il mio video e sotto trovi un'altra ricetta che penso possa interessarti. E cliccando qui ti puoi iscrivere al mio canale. Attiva la campanella per non perderti le prossime ricette. Grazie per avermi seguito fin qui e alla prossima. Ciao!